Olive nere, feta, antipasto greco. Ciao a tutti, di chi c'è mofo, mascherato, ma se non è sempre mascherato, non serve essere mascherati in casa. Oggi vi faccio il pranzo o cena, insomma, che volete, pigro. Cioè, questo è veramente un video del c***o. Purtroppo sono stato molto impegnato, ultimamente, tanto da fare, e mi è venuto in mente solo oggi di fare una cosa un po' diversa dal solito. Prima di iniziare il video in cui vi mostrerò il pasto perfetto, anche con delle opzioni, insomma, se volete cambiare un po' le carte in tavola, per non cucinare assolutamente niente, ma mangiare, insomma, roba nutriente, cose buone, vi invito ovviamente a magari iscrivervi al canale e soprattutto ricordatevi di schiacciare il tastino con la campanella, perché se vi iscrivete e poi dopo non vedete la notifica dei nuovi video che escono, non vedete niente e io continuo a non avere nessuno che mi guarda i video. Però oggi ci tengo a dirvi questa cosa. Iniziamo dall'antipasto. Faccio antipasto greco, l'ho già anticipato nello snippet iniziale prima della sigla. Olive nere, queste sono siciliane, non so greghe, sono siciliane, e feta. Quindi iniziamo con la greceria, ma il carboidrato da questa roba dove arriva? E Pringles, quelle al barbecue, perché sono belle saporite e aiutano anche, come dire, con la cipolla a sfiatellare per mangiarsi la cosa che arriva subito dopo, ovvero filzetta. Questo è il salame. Non mi è uscito neanche il fischio, però volevo fare il fischio. Vabbè, non sto neanche a dirvi perché volevo fare il fischio, faccio abbastanza ridere. Comunque salamino, filzetta, perfetto. Tu dai, lo mangi di troppo, oggi pure sulla frigo al barbecue. Una porcheria incredibile, però ci dà un grande, veramente, numero di soddisfazioni. Primi piatti. Non ci avete voglia di cucinare? Vabbè, però insomma un pochino di acqua sul fuoco ce la dovete mettere comunque. Questo non è complicato, acqua sul fuoco con questa roba dentro, qualche minuto e ve la potete mangiare. La scelta ricade tra queste buste della Knorr, che non mi paga un cazzo, come al solito nessuno mi dà una lira, però queste buste a me piacciono un sacco, non so che cazzo mettono dentro, ma fa niente, la roba è abbastanza buona, un po' salaticcia, sempre quella sorta di sapore di fondo del loro dado, però secondo me meritano. E ci abbiamo la scelta tra zuppa 5 cereali, vedete, una, poi ci abbiamo passato tradizionale e poi minestrone col riso. A voi la scelta, a me piace un sacco il minestrone col riso, però c'è da dire una cosa, che no, ve lo dico, nella cottura il minestrone col riso, quello che voi indicate sulla confezione, non va bene, bisogna tenerlo un po' di più, altrimenti ci mangiamo il riso duro non si può mangiare. Passiamo al piatto forte. La cosa veramente che, cioè, quando c'hai quello in casa hai risolto tutti i problemi. Se sai cucinare, non sai cucinare, c'è voglia di cucinare, c'è voglia di fare un cazzo, questo vi salva sempre. Che cos'è? Il tonno! Mannaggia il tonno, ma perché quando lo scatolano così mi piglia un sacco bene il tonno, che buono. Questo è il nostro secondo, non ci mettiamo manco il contorno perché tanto le verdure più o meno, tra altre robe le abbiamo già mangiate, che palle le verdure, che noia le verdure, e quindi tonno. Tra l'altro questo qui è di questo marchio, vabbè, conosciutissimo, ma è pescato a canna, quindi ma quanti ne pescano a canna? No, sono a marea, sono dei cannoni colossali, ma pescare i tonni con la canna per poi farci tutte queste confezioni di tonno. Tra l'altro costa meno di quell'altro, e adesso mi fa sorgere dei dubbi, perché costa meno di quell'altro? Non lo so. Comunque, finito il secondo, si passa al dolce, giustamente, e per il dolce abbiamo delle opzioni pazzesche. Biscottino con cioccolato sopra, oro choc. Tra l'altro il concetto del biscottino con cioccolato sopra, vabbè, ve l'ho fatto nella ricetta l'ultima volta. Se vuoi fare veramente il purcello, biscotto con cioccolato, vuoi metterci sopra, vinci sempre. Ma non è che voglio chiudermi negli schemi del biscotto col cioccolato sopra. Ci abbiamo altre cose. Biscotto con cioccolato sopra, ma anche cioccolato con biscotto dentro. Questo è buonissimo. Chips Ahoy. Comunque vabbè, questo qui è un altro marchio famoso, insomma, lo vedete, e fanno questo cioccolato con dentro i cookie chips, cookie, chocolate cookie, quelli là, i biscotti quelli americani che hanno dentro le gocce di cioccolato. Sono diversi dalle gocciole italiane, sono molto più borrosi e porcosi. D'altra parte non sono italiani, sono americani. Gli americani sappiamo che amano le ciccionerie. E poi questo
io credo che sia il tocco di classe per finire. Su questo qua fate anche bella figura con le fidanzate quando non volete fargli da mangiare. Vi sto prendendo per il culo, cioè nel senso non è un video serio questo. Ci abbiamo il Grisby originale, questo è quello alla nocciola. Io è quello che preferisco, non sono grande fan di quello al cacao, c'è il limone, insomma ce ne sono altri, ma quello alla nocciola è il mio preferito. Tra l'altro anche loro adesso fanno questa cosa, Fresh Summer Edition, e dicono gustali freschi dal frigo. Devo dire che è una cosa che a me piace fare. Voi siete fan di questa roba qua, ovvero mettere biscotti, cioccolato, tutte queste cose che vanno tranquillamente a temperatura ambiente dentro il frigo? Ditemi cosa ne pensate. Vabbè, questo era veramente un video del c***o. Oggi il tempo era questo, però intanto vi ho fatto vedere che cosa mangia uno che solitamente cucina, anche per professione, quando non c'è voglia di fare un c***o, non c'è voglia di cucinare per casa. Il junk food e le porcherie non mancano mai e si riesce sempre a cucinare senza sporcare pentole, non più di tanto, insomma. Quindi bella lì. Vi auguro una buona giornata, serata, a seconda di quando guardate questo video. Spero che vi sia piaciuto, probabilmente no, ma chi se ne frega, tanto potete sempre skippare a quello dopo. E niente, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettermi il like e tutte le solite smancerie da YouTube. Da chi c'è mopo da casa, oggi il tempo non è neanche tanto bello, infatti dalla luce si capisce, però vabbè, va così. Ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao!